La scelta che noi avevamo era di tre tipi: andare col nostro Stato, cioè arruolarsi col nostro Stato, andare contro il nostro Stato, come c'erano delle ideologie avverse, cioè fare i partigiani, oppure fare quello che noi chiamavamo l'attendista, nascondersi sotto il letto, fare il clandestino, andare in Svizzera, eccetera. Ora, fare l'attendista a 18 anni non se ne parla. Io direi che non avevo una religione. Il movente principale del mio indirizzo è stato il comportamento dei Savoia, che secondo me ha trattato in modo vergognoso un problema che avrebbe creato, qualunque politicastro avrebbe capito che avrebbe creato dei problemi molto 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 grossi. E la fuga di Pescara, che ha coinvolto monarchia, tutto il governo, compreso il Badoglio, ha provocato quel caos, creando poi la reazione di chi invece riteneva che si potesse risolvere in maniera diversa. Allora il senso dell'onore che ci portava verso il nostro Stato mi ha stimolato, mi ha spinto ad andare ad arruolarmi. Anche perché l'arruolamento di fare il soldato faceva parte dei nostri doveri. Non era concepibile per noi formati in una certa maniera, evitare, come si è fatto invece dopo la guerra, addirittura darsi malato per evitare il servizio militare, non se ne parlava. E io avevo già sostenuto la prima visita di leva e mi avevano fatto rivedibile. Con ogni probabilità sarei stato riformato perché avevo un perimetro toracico insufficiente e la cosa mi avrebbe umiliato. E allora anche questo mi ha spinto, cioè era più un orgoglio di cittadino che un fatto altamente culturale per me. E allora sono appena finito il liceo, ho finito il liceo in settembre e il 4 di ottobre mi sono arruolato. Sono andato tra l'altro veniva facilitato lo spostamento dei giovani fornendo loro i trasporti gratis. Per andare ad arruolarsi i mezzi pubblici erano praticamente a disposizione. E allora sono andato all'SS, il comando dell'SS era a Cremona, e allora sono andato a Cremona. E sono andato a Cremona all'SS perché avevo uno zio che era nell'SS. Lino Reggiani era tenente colonnello dell'SS ed era all'ufficio arruolamento di Milano. Sapevo che se fossi andato da lui non mi avrebbe arruolato, ma speravo che mi aiutasse a entrare in un altro ufficio arruolamento. E allora sono andato lì. Quando mi hanno visitato mi volevano scattare. E allora dico, io sono uno zio, sentite là. Hanno sentito il mio zio, ho detto no, non arruolato. E allora non ti arruoliamo. E io i miei 18 anni, invece figurati che prontezza potevo avere, però ho detto, io viaggio gratis, di uffici di arruolamento ce n'è a non finire. Se non mi prendete voi io trovo sicuramente un ufficio che mi prende. Perciò non mi hanno preso, mi hanno arruolato, ho fatto
cioè le prime settimane a Cremona, e poi sono andato a Cantucci Ermenate, dove c'era la nostra caserma, a cui ero stato assegnato. Dopodiché ho fatto soprattutto vita di caserma. Una volta siamo andati in Piemonte al servizio a seguito di truppe tedesche, ma un partigiano, che è un partigiano, non l'ho visto da quando il sottomilitare non l'ho mai visto. Giravo per Milano anche la sera e non mi hanno... Io ero in divisa, era una divisa raccogliticcia, cioè noi avevamo delle divise raccogliticce, avevamo delle vecchie divise, tanto che io avevo una giacca mimetizzata che mi ero comprato io sul mercatino così. Io portavo una pistola, che era la pistola di mio padre, una pistola che era una 6,35, era una pistolina, e l'ho portata per tutto il periodo in cui sono stato sotto le armi. Cioè non c'era un cliché rigoroso e unico da noi. Il nostro armamento era il fucile 91, il modello 91 che era più alto di me, ma altrimenti le divise erano un po' raccogliticce. Le mostrine nere, per esempio, tedesche, le hanno potute avere quelle del battaglione degli Odi, mi pare che fosse il battaglione degli Odi, che aveva combattuto ad Anzio. Come riconoscimento del valore della truppa hanno consentito di portare le mostrine simili almeno a quelle tedesche. Per me no, io non mi ricordo se c'erano, ma non mi pare, non mi ricordo se c'erano le SS metalliche, non mi pare. Ecco. Comunque non erano nere, ecco, senz'altro non erano nere. E le divise erano quelle scarpone. Ci hanno dato delle divise così un po' a caso, ecco. Poi qualunque arrangiamento era un po' consentito. E gli ultimi mesi li ho passati in Val Camonica, dove pareva che la ritirata tedesca passasse. Allora noi eravamo a Vezza d'Oglio col battaglione Bianchi, faceva parte del reggimento Giorleo. Il reggimento Giorleo era quello di Cantucci Ermenate. Non so poi il numero, se avrà avuto un numero anche. Il battaglione Bianchi, che faceva parte del reggimento Giorleo, è andato in Val Camonica, siamo andati in Val Camonica, ci siamo stabiliti a Vezza d'Oglio, siamo rimasti lì un paio di mesi. Sempre noi non sapevamo perché ovviamente, ma penso io, da quello che ho capito, eravamo lì perché era già prevista una ritirata tedesca per evitare dei problemi al momento della ritirata. Quando è finita la guerra, noi sono rimasti in divisa ancora 3 o 4 giorni. Sono partiti tutti. Cioè, il battaglione è partito quasi al completo, passando per il Tonale, andando verso il Trentino, dalla Val Camonica, perché probabilmente erano tutti interessati da quelle parti là, famiglie. Io che abitavo a Castiglione, allora vicino a Brescia, sono rimasto lì, eravamo in 3, siamo rimasti lì in 3, in divisa. Quando ci allontanavamo un pochino dalla caserma, la popolazione arrivava a saccheggiare. Come arrivavamo noi, sparivano. Cioè, ancora c'era un po' il timore militare. Cioè. Poi penso il 2 o 3 di maggio, ma non sono sicuro,
sceso, ho lasciato la divisa lì presso una famiglia, e lo zaino e la pistola. Poi in divisa voleva dire farsi prendere subito.